E benvenuti o bentornati su Le meraviglie del mondo. Oggi vi porterò in un viaggio emozionante alla scoperta, pensate un po', del Perù. Una terra di contrasti, dove le montagne delle Ande incontrano la foresta amazzonica, dove la storia millenaria degli Inca convive con la vita quotidiana e con un folklore ancora vivo e autentico. Il Perù è uno scrigno di tesori naturali, storici e culturali, che regala emozioni uniche a chiunque lo visiti. Il primo impatto con il Perù è la sua incredibile varietà di paesaggi, dalle vette imponenti delle Ande ai deserti della costa pacifica, fino alla giungla amazzonica. Il paese ospita luoghi straordinari e spettacolari come il Canyon del Colca, tra i più profondi del mondo, dove si possono ammirare i maestosi condor andini, simbolo di libertà e potenza. Sulla costa ovest, arida e desertica, troviamo meraviglie come l'oasi di Huacachina, un villaggio incantato nato attorno a una laguna, circondato da immense dune di sabbia che regalano emozioni uniche a chi ama l'avventura. Quando si parla di Perù è impossibile non evocare la grandezza degli Inca, che chiamavano il loro impero Tahuantinsuyo, cioè le 4 regioni unite. Gli Inca, con capitale a Cusco, seppero organizzare uno dei più vasti imperi precolombiani, costruendo città e strade incredibili, con una sapienza architettonica e ingegneristica che ancora oggi stupisce il mondo. Il simbolo più iconico della loro presenza è il Machu Picchu, ovvero l'antica montagna. La leggendaria città perduta degli Inca, sospesa tra le nuvole e avvolta dal mistero. Le sue rovine raccontano una civiltà capace di vivere in armonia con la natura e di costruire opere ingegneristiche impressionanti. Spesso si tende a confondere gli Inca con i Maya o con gli Aztechi, ma si tratta di civiltà molto diverse. Andiamo con ordine. I Maya, sviluppatisi in Mesoamerica, quindi Messico meridionale, Guatemala, Honduras e Belize, furono celebri per le loro straordinarie conoscenze astronomiche e matematiche. Inventarono calendari complessi, costruirono città monumentali come Tikal e Chichén Itzá e svilupparono un sistema di scrittura geroglifico. Gli Aztechi, invece, dominarono la zona centrale del Messico. La loro capitale, Tenochtitlan, si trovava dove oggi sorge Città del Messico ed era una delle città più grandi del mondo all'epoca della conquista spagnola.
Erano noti per la loro organizzazione militare e per i grandi templi dedicati alle divinità come Huitzilopochtli, ovvero il dio principale del sole e della guerra, nonché protettore della tribù Mexica e della città appunto di Tenochtitlan. Il suo nome significa colibrì del sud o colui che viene dal sud. Era una figura centrale nella mitologia azteca, rappresentando la lotta del sole contro le tenebre e la forza militare che guidava proprio l'impero azteco. Ma gli aztechi erano noti anche per i sacrifici rituali, ovvero rituali religiosi complessi che includevano il sacrificio di animali, quindi come cani, aquile, giaguari e cervi, e oggetti, ma soprattutto il sacrificio umano. Le vittime, spesso guerrieri o schiavi, queste vittime venivano preparate con meticolosa cura per settimane o mesi, pensate, nutrite e vestite per il rito. Sulla sommità delle piramidi i sacerdoti strappavano il cuore a questi poveracci e spargevano il sangue come offerta alle divinità, come parte, secondo loro, del ciclo di vita e per mantenere l'equilibrio cosmico. Gli Inca, infine, come già accennato, furono gli indiscussi signori delle Ande. Pur non conoscendo la scrittura, svilupparono un sistema originale di registrazione attraverso i quipu, ovvero corde con nodi che servivano a trasmettere dati e informazioni. Queste tre culture, Inca, Maya, Aztechi, pur diverse per geografia e tradizioni, hanno lasciato un'eredità comune fatta di conoscenze straordinarie, monumenti e leggende che ancora affascinano il mondo. Quando si parla di Perù, si pensa subito alla capitale Lima. Prima di Lima, però, non possiamo non parlare di Cusco, l'antica capitale dell'impero Inca, considerata l'ombelico del mondo. Passeggiare per le sue strade significa attraversare davvero secoli di storia, tra palazzi coloniali, resti incaici e chiese barocche. Cusco è oggi uno dei cuori pulsanti del turismo peruviano, punto di partenza ideale per scoprire la Valle Sacra e il Machu Picchu. La capitale, Lima, affacciata sull'Oceano Pacifico, è una città vivace, moderna e allo stesso tempo legata alle tradizioni. Il suo centro storico, patrimonio UNESCO, custodisce chiese e palazzi coloniali, mentre la parte moderna sorprende con quartieri cosmopoliti e una cucina rinomata in tutto il mondo. Non a caso, il Perù è considerato una delle patrie della gastronomia sudamericana, con piatti iconici come il ceviche. Oltre a Lima e Cusco, il Perù vanta città caratteristiche come Arequipa, la città bianca. Con il suo splendido monastero di Santa Catalina.
e Trujillo con le sue rovine precolombiane e le danze folcloristiche. Non meno affascinante è il lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo, situato, pensate, a oltre 3.800 metri di altitudine, avvolto da leggende e credenze che lo rendono sacro. Sulle sue sponde vivono gli Uros, un popolo che da secoli costruisce le proprie isole galleggianti con le canne di totora, un tipo di pianta molto resistente presente in queste zone. Visitare le loro comunità significa fare un salto indietro nel tempo, scoprendo un modo di vivere unico al mondo, basato sulla stretta relazione con l'acqua e la natura. Ma il Perù non è solo luoghi famosi, ci sono destinazioni meno conosciute, come Choquequirao, la città sorella di Machu Picchu, ancora poco visitata ma di grande fascino. O Cuelap, la cittadella della misteriosa civiltà Chachapoyas, nascosta tra le montagne e considerata la Machu Picchu del nord. Il Perù è anche un paese di musica, colori e danze, dalle celebrazioni dell'Inti Raymi, la festa del sole a Cusco, alle maschere della Fiesta della Candelaria a Puno. Ogni evento è un'esplosione di tradizione e spiritualità. Il folklore vive anche nei mercati, nei tessuti colorati, nelle melodie suonate con i flauti di Pan, nel sorriso della gente che ancora custodisce l'anima autentica della loro terra. Il Perù è un paese che unisce natura spettacolare, storia millenaria e un popolo fiero delle proprie radici. Visitandolo si ha la sensazione di compiere un viaggio non solo nello spazio, ma anche nel tempo. E se anche voi desiderate vivere un'avventura indimenticabile in questa terra straordinaria, potete contattare Emanuele, ricordate, dei Viaggi di Mendo, che saprà creare per voi un viaggio su misura, adattandosi alle vostre esigenze, ai vostri desideri e alle vostre aspettative. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi ovviamente, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e, se vi va, lasciare un commento qui sotto. Vi ringrazio e alla prossima avventura. Ciao a tutti!